ho elaborato alcuni termini che riguardano un tipo di economia di cui non si parla, che chiamo economia della riproduzione. Noi conosciamo e ci occupiamo prevalentemente della produzione e il capitalismo si segnala per aver prodotto talmente tanti oggetti, talmente tante merci, facendole pagare sempre di meno, che davvero Adamo Smith credeva che avrebbe vinto la povertà. Ed è vero che la povertà si è ridotta nei paesi capitalistici, senza dubbio alcuno. L'obiezione però gliel'ha fatta subito Malthus dicendo: se in conseguenza dell'applicazione della meccanica alla produzione di macchine e della medicina alla cura della salute la popolazione aumenta naturalmente, vedrai che ritorniamo poveri, insinuando che anche il controllo della riproduzione era indispensabile per poter fare un salto oltre la povertà. Ma siccome nel controllo della riproduzione veniva fuori subito che tu dovevi infrangere qualche legge religiosa, Malthus era un pastore protestante, era un uomo piissimo, non pensava minimamente a chissà che cosa per non avere figli, pensava che bisognava astenersi dai rapporti sessuali, insomma, e quindi fare un'educazione sessuale sia degli uomini che delle donne, capaci di governare anche questo istinto. Invece è stato considerato un mero egoista. Quando si dice malthusianesimo si intende dire egoismo sociale, a tal punto la cosa riguarda anche un uomo, per dire non soltanto le donne. Però ho quasi perso il filo. Il tema è se... Questa economia della riproduzione, invece io me ne sono occupata perché, se è una domanda fatta ancora da Adam Smith, avrà ragione di essere rifatta. E mi sono detta che in effetti esistono tutta una serie di lavori che non producono merci. Per esempio, la maternità sotto il profilo dell'impiego di risorse è un lavoro, ma non produce merci. Ma lo stesso molti lavori, tutta la politica è un lavoro, ma non produce merci. Allora, se è un lavoro avrà un suo modo di lavorare. Questo modo io lo chiamo cura. La cura non è un lavoro, è un modo di lavorare. Tutti i lavori della riproduzione si devono fare con cura, perché sono lavori che si rivolgono a persone, usano persone e non possono dimenticare che le persone sono fini e non sono mezzi. Quindi tu devi fare con cura qualsiasi lavoro della riproduzione, dalla Presidenza della Repubblica alla bidella dell'asilo nido. E non per niente però la Presidenza della Repubblica è talmente maschile che adesso che forse vogliono fare una donna, domandano: ma una donna può essere Presidente della Repubblica? Ma un uomo può essere bidella dell'asilo nido? Non è mica tanto facile, eh? La politica è essenzialmente riproduzione e voglio sapere chi può parlare di riproduzione senza pensare a un corpo femminile. Quindi non è direttamente l'essere madre, ma se tu escludi questo, fai un disastro dell'altro mondo, perché incominci subito a pensare che la politica, come diceva von Clausewitz, è la guerra continuata con altri mezzi, e allora vuol dire che la politica c'ha la guerra nella pancia, prima o poi la partorisce. Ma se la politica ha nella pancia invece lo stare insieme dei cittadini e politica e urbanistica è la stessa parola, è il modo di organizzare la città, capisci che anche questo appello, appunto, aggancio a quella parte della specie umana che si chiama donna, non è la maternità, è questa cosa, diciamo, originaria, ontologica, per adoperare un termine insomma un po' più preciso dal punto di vista culturale, che è l'essere donna, l'essere uomo, l'essere donna. Cos'è l'essere uomo? Non lo so, se lo dicano per piacere, perché fino adesso i messaggi che ci hanno mandato sono piuttosto disperanti. Ma noi a nostra volta non mandiamogli solo dei messaggi che noi siamo quelli che ci prendiamo cura del mondo, perché appunto finisce che dopo sei sempre lì che spazi in terra dappertutto, insomma. Hai solo a che fare con l'immondizia se accetti questo atteggiamento. Allora, non dico che occuparsi dell'immondizia non sia una cosa utile, utilissima, essenziale, ma non solo. Quindi preferisco agganciare questa economia della riproduzione che ha come modo la cura alla riproduzione come attributo specifico nella sua caratteristica più fondativa di quella parte della specie umana che si chiama le donne. La politica è tutta della riproduzione, non c'è una politica
Quando si dice le riforme strutturali, si dice una scemata se si pensa alla politica, perché la politica è essenzialmente riproduzione, è un modo di stare insieme e trovare come fare per proseguirlo. Questa poi è politica. Tanto è vero che ha poi per nome polis, che è il luogo della convivenza umana, differente da quando, non so, poche persone disperse vivevano nei boschi e l'uomo e la donna soccombevano di fronte alle bestie feroci.